Fino a che non l'ho presa in mano, non avevo idea di quanto fosse diversa dalla serie A7. Già, perché mi immaginavo che la Sony A1, l'ammiraglia del gruppo Sony, fosse un po' una A7R muscolosa, dopata, ricca della tecnologia, quella di ultima generazione. Però insomma sostanzialmente niente di più, a parte il prezzo che è decisamente superiore. E invece mi sbagliavo, amici, perché grazie a RCE Foto Livorno, a Luca e Gabriele, ho potuto avere la possibilità di testare a fondo questa camera, una di quelle che a Cipicchia era meglio non conoscere, perché così almeno non mi veniva la tentazione. Non è una A7R, è decisamente una fotocamera superiore. Lo si percepisce un po' in tutti gli aspetti e si impugna meglio, anche se poi la fattezza è quella, ma anche i comandi sembrano decisamente più accomodanti verso il fotografo professionista medio, chiamiamolo così, quello abituato a saltare un po' dai vari brand. Trovo che sia molto più veloce nell'uso pratico. Anche il menu, pensate, mi ha convinto. Si è sempre detto che il menu Sony è un pochettino arzigogolato, va ricercato, eccetera. Sì, vabbè, forse un po' di familiarità ormai l'ho maturata nel corso degli anni, però questo l'ho trovato decisamente appunto. Con il menu, il suo sottomenu, abbiamo imparato che non c'è solo la lista dell'autofocus, la lista dell'esposizione, ma si può andare a giocare nei sottomenu intervenendo di volta in volta. Io l'ho trovato molto pratico, mi è piaciuto davvero tanto. L'ergonomia è quella di una A7R ma decisamente migliorata, ma soprattutto ci sono tante chicche, tantissima tecnologia e Sony lo sa e infatti se la fa pagare, visto che costa parecchio di più anche dell'ultima arrivata, la Sony A7R 5. Pensate che il sensore è un 50 milioni di pixel, quello della A1, leggermente inferiore se vogliamo rispetto ai 60 milioni di pixel che equipaggia quell'altra. Però ormai lo abbiamo capito, non è il numero, non è la quantità che fa la differenza, ma è la qualità di questi pixel. Ed anche sotto questo aspetto sono rimasto molto colpito. Beh, insomma, non è una novità che Sony sappia fare bene i sensori, che li sviluppi anche per altri brand molto importanti, ma questo è ancora più bello. Mi ha ricordato i migliori sensori full frame che ho provato. Giusto per citarvi qualcuno, la Nikon D4S, la Nikon D5, ma anche la Canon R5 che resta, signori miei, una signora fotocamera. Qui però c'è tanta tecnologia. Già, perché ok, 50 megapixel, una gamma ISO che si estende da 50 e sappiamo la qualità di questi 50, 64, 80 ISO fino a 100.000, quindi ce n'è più che a sufficienza, ma è la gamma dinamica a stupire. È uno di quei sensori, uno fra quei sensori, diciamo, che mi è piaciuto di più in assoluto, che può quasi rivaleggiare con qualche medio formato, non in termini di prestazione assoluta, ma come prestazione globale, assolutamente approvato. E poi, vabbè, i 30 secondi, ma un 32 millesimo di secondo, che ne fanno anche una camera da studio. Ci sono certamente i dati della raffica, per carità, 230 RAW, 400 JPEG, sono numeri stellari. E poi i video che non si ferma più al 4K, al 6K, ma arriva all'8K, ammesso che possano essere prestazioni che interessino tutti quanti, ma forse ancora un ristretto numero di video blogger o comunque di chi utilizza la fotocamera come se fosse una macchina da presa. E questo, ammettiamolo, è il nuovo orientamento di tutte queste super fotocamere che diventano anche delle cineprese. E poi, vabbè, un bel mirino, lo abbiamo detto, copertura al 100% con un Magnifier di 90x e soprattutto la risoluzione 2048 pixel che ne fanno quasi un mirino, ve l'ho detto o ve lo dirò nel corso del video, un po' quasi troppo brillante. Inganna quasi da quanto è bello osservare dentro. La vita a bordo è quella solita di una A7, stessa disposizione delle ghiere, dei comandi, però un tasto per la registrazione video ben presente. Lo sportello per le schede, un doppio slot col
perno di sicurezza, potrebbe essere un pochettino più fluido, e poi ogni tanto anche qui si impiccia con il portacinghia, quello della tracolla, ma è l'unica critica per questa bellissima e magnifica fotocamera. La tecnologia la troviamo spalmata in tutti gli aspetti della camera, perché ad esempio non lo so, i cicli di calcolo al secondo per l'autofocus sono arrivati a 120, è quasi un'esagerazione, sono 750 mi sembra i punti di autofocus che sono selezionabili e coprono il 92% del fotogramma. Ne fanno, in altre parole, una camera quasi perfetta. E anche l'otturatore elettronico, insomma, risolve diversi problemi, soprattutto per le luci artificiali, ma anche per il rolling shooter, che insomma tanto affligge alcune riprese. E poi non dimentichiamo, stiamo parlando di un sensore full frame Exmor RS, cioè quello retroilluminato e di tipo staked, quindi con un otturatore che è veramente studiato per minimizzare la distorsione quando c'è un soggetto ad alta velocità. E poi non dimentichiamolo, è montato su un dispositivo che prevede la stabilizzazione su 5 assi. Sony ci dice 5 stop e mezzo. Credetemi che non fatico a crederlo. E poi anche sì, il mirino, ve l'ho detto, molto bello, a parte che vabbè è un pannello OLED, ma ha un ciclo di refresh elevatissimo e quasi impercettibile all'occhio umano, cioè veramente, veramente una bella fotocamera, e del resto costa non poco. Però bisogna anche essere onesti, e cioè ripaga dell'esborso, perché la qualità dei file, poi vedremo anche il recupero e l'elasticità di questo sensore, ma la qualità dei file mi ha ricordato da vicino e parecchio delle fotocamere a medio formato. Ve l'ho detto anche durante l'introduzione, e questo, signori, è un bel complimento da rivolgere ad una fotocamera. Soprattutto mi ha stupito quando si lavora in studio, mi ricorda esattamente quello che vedo nel monitor riprodotto da sensori ben più generosi di formato più che di pixel, molti gradienti, un bilanciamento del bianco che rasenta quasi la perfezione. Poi ovviamente va guidato in alcune circostanze, ma un po' come per tutte le camere. Però veramente bello. Mi aspettavo una Sony A7R dopata, invece è un altro livello, gioca in un altro campionato. Si è capito che mi è piaciuta, vero? Non serve ridirlo. La parte dei comandi touch è ancora più fluida che sulle Sony, ma un po' come sulle ultime A7R, A7S, però qui c'è una scorrevolezza che mi ha convinto davvero, e anche il menu mi sembra molto più semplice. Mi ha convinto molto il tasto della registrazione, e i comandi è vero che sono anche un po' piccoli, è vero che però ormai lo sappiamo, le Sony sono fatte così. 4 tasti da customizzare a seconda delle proprie esigenze, e la libertà è davvero tanta in questo caso. Non solo, abbiamo anche la possibilità di avere un joystick che ho trovato molto più servitore fedele di quello che il pollice va a richiedere. A volte si può sbagliare, ma il 99% delle volte si va a segno nella direzione in cui lo stiamo muovendo. Qualche problemino in più me l'ha dato, ma non sono convinto che si tratti del rivestimento che ha scelto il proprietario di questa camera. La ghiera, che va benissimo, ma appena andiamo a spostare i comandi a volte partono subito anche soltanto muovendo la ghiera, quindi forse persino troppo sensibile. Che cosa invece mi ha un pochettino, non si può dire deluso, ma ha deluso le aspettative? Mi aspettavo la Sony definitiva, e invece qualche piccolo problemino, difettuccio così lievissimo, di impuntamento nell'autofocus, di non andare subito a segno, l'ho trovato, non certo con le ottiche migliori, ma in generale in qualche situazione mi aspettavo di non trovarmi a che fare con quell'impiccio, con quell'impasse dell'autofocus, che invece anche qui ho trovato.
Parliamo invece del mirino e del display. 10 lode, 11, 11 meno, non si può dare il 10,5, non si può dare più di 10, un mirino luminosissimo, bello anche da guardare, veloce, con un refresh, un punto di nero eccellente, copertura, tutto quello che vogliamo. Pensate, per i miei gusti, forse persino troppo brillante, può ingannare quando andiamo a inquadrare delle scene che cominciano ad essere nel crepuscolo oppure nell'aurora del mattino. Ingannano un pochettino, danno la sensazione di avere tanta luminosità che poi invece non c'è. Beh, nulla di grave, si può regolare, però se non vogliamo andare a intervenire volta per volta, è tendenzialmente così come anche un po' tanto saturo, molto inciso, e quindi dà la sensazione di, soprattutto nella parte video, di portarsi a casa di qualcosa di ancora più bello di quello che è la scena reale. Anche qui si può intervenire e poi vi dico, meglio così. Abbiamo parlato di video, 8K a disposizione, prima ce li aveva soltanto quella là, la Canon R5, la R5C, adesso gli 8K arriveranno un po' per tutti i brand, ma ve ne parlerò in un video dedicato a questo argomento. 50 megapixel, 3 fotocamere, l'una diversa dall'altra, Sony A1, Canon R5 e pensate un po', Hasselblad, la X1D, la seconda versione, 50 milioni di pixel, ognuno lo interpreta il sensore a modo proprio, mettendo in campo delle eccellenze, ma anche forse lasciando qualcosina sul campo. Vi invito a vedere questo interessante video. Se l'autofocus, vi ho detto, mi ha lasciato appena quel baffo di insoddisfazione, devo ammettere invece che con le ottiche di terze parti, quindi gli anelli adattatori, ho riscontrato un salto in avanti. Funzionano tutti meglio, l'autofocus è velocissimo, o molto veloci in alcuni casi, ma comunque funziona. E poi, parlando di ottiche di terze parti, su queste camere, lo sapete, si possono montare dei veri e propri gioielli che appartengono alla storia della fotografia, e io mi sono divertito con qualche obiettivo Leica, con qualche obiettivo Contax, ma anche con i Canon, quelli buoni che ho, i Nikon, e insomma c'è veramente di che leccarsi i baffi. E volete andare a rivedere la foto? C'è un display che ingrandisce e ingrandisce. Veramente è molto accurata la possibilità di vedere l'immagine anche nel dettaglio fine, e anche questo sapete com'è, quando ci si abitua e ci si abitua bene risulta difficile tornare indietro. Devo ancora parlarvi forse della bontà di questo sensore? Guardate qui, per esempio la foto iniziale, in questo caso abbiamo recuperato la bellezza di 3 stop, guardate le ombre come appaiono. Questo è una porzione del fotogramma di prima, quella dell'angolo, guardate qua, DNG 100%. Sono queste le cose che ci fanno capire la bontà di un sensore. Non è nemmeno un obiettivo Sony quello che sto usando, e quindi togliamoci anche quel dubbio. Certo, qui però siamo a 6400 ISO, ma guardate che dettaglio compare ancora. E ancora, andiamo a vedere qui, alziamo, proviamo ancora, siamo a 12800. È la zona d'ombra questa. Insomma, la differenza, una buona fotocamera la fa proprio qui. Poi volete spingere a 25? C'è ancora del dettaglio da ricavare. In conclusione, chi acquista una camera come questa Sony, questa bellissima A1? Colui che vuole una camera top, il meglio di quello che c'è disponibile oggi sul mercato, una camera professionale a tutti gli effetti. Professionale perché mi consente di, addirittura con la presa Ethernet, mandare direttamente le immagini all'agenzia, al giornale, al committente, ma soprattutto dei JPEG che sono a posto, non serve quasi intervenire. Un po' di furbizia nel momento in cui scattiamo cercando di farci guidare dal bilanciamento del bianco, a proposito, quello standard suo è già ad ottimo livello, difficile riuscire a batterlo anche impegnandosi, se non con delle luci che noi per primi sappiamo controllare, altrimenti bilanciamento del bianco automatico e si vive felici. Bello, vi dicevo, il JPEG, poi chiaro, dal RAW si tirano fuori altre cose, ma ormai ci stiamo avventurando in una spaccatura, in una dicotomia ben precisa su queste camere. Queste, come tutte quelle performanti del mondo di oggi, cioè
se non dobbiamo andare a recuperare drasticamente qualche cosa perché abbiamo sbagliato la foto o perché la foto era particolarmente difficile, oserei dire quasi irrealizzabile, non ci serve quasi più un RAW di partenza che richiede magari il programma proprietario o comunque più tempo da spendere, perché il JPEG per il web, per una rivista che dobbiamo fare una foto un 16x19, ma va benissimo, ma assolutamente bene. Chiaro, un po' di elaborazione accomoda sempre le immagini, ma solo quando a questo punto le abbiamo proprio sbagliate o dobbiamo recuperare di fino delle cose, bilanciare l'immagine di fino, mi viene in mente un servizio ritrattistico, un matrimonio, allora lì è diverso, ma per l'uso quello veloce della camera basta e avanza un JPEG. Ormai siamo arrivati finalmente a questo, mi ricordo molti anni fa, batch di conversione e vai e correggi sempre il RAW, determinalo, fallo in TIFF se vuoi il passaggio così, insomma cose che possiamo tranquillamente dimenticare. Dicevamo un prezzo però adeguato alla camera. Beh sì, sembra che si siano messi d'accordo questi qua, che siano Nikon, Canon o Sony, quelle belle costano così, meno di così, c'è quella altrettanto bella? Già, perché questa è una bella domanda che quasi quasi rivolgo a voi, ma siamo proprio sicuri che serva una camera come questa per l'appassionato, quello evoluto si intende, se non addirittura per il professionista? Credo che ci stiamo addentrando con camere come queste in un indirizzo molto specializzato, perché altrimenti con una A7R, una A7S si fanno già molte cose, forse la maggior parte di tanti fotografi professionisti. Ciao a tutti amici, grazie e vi aspetto ai prossimi video perché ci sono tante belle cose di cui parlare. Ciao!